Vabbè, il legno da scolpire in Val Camonica non manca. Edolo, oggi ultima tappa di Carlomagno per noi, perché in realtà è stato prolungato da quei 2 mattacchioni di Andrea e Antonio per altre, mi sembra, altre 3 tappe in Trentino. Ho già fatto la foto di rito e ora al bar Jolly per il timbro della credenziale e colazione. Qua siamo sul Carlomagno e guardate le fontanelle, oggi proprio l'acqua non ci mancherà. Questa tappa sarebbe piaciuta a mia sorella perché è tutta in salita oggi, 22 km, 1200-1400 metri di salita, solo che non ha potuto venire, pazienza. Oggi lo concludiamo da soli questo cammino e da tanto, allora la Valeriana l'abbiamo conclusa tutti insieme e questa invece io e te in solitudine, però è bello anche così, dai. Ultima tappa del cammino di Carlomagno versione 2 in 8 tappe da Bergamo a Ponte di Legno, perché ora il cammino di Carlomagno è arrivato alla versione 3 di 11 tappe 3.0, 11 tappe, per cui sconfina in Trentino Alto Adige. Noi per quest'anno ci fermiamo qui, poi vedremo, magari o d'estate oppure durante un ponte lungo vedremo di fare anche le altre 3. Via, qui c'è il sole, ci sono 5 gradi e mezzo, però spero che la temperatura salga e siamo sull'ennesima Via Crucis Stroncavecchia, che io dico Stroncavecchia, magari le vecchine del paese la fanno correndo alla bersagliera questa, perché prima si fa un bello sciottino di grappa e poi la fanno su di corsa fino alla chiesa, che ormai sono abituati, sono allenati, non come noi. Via, oh, il sole. Siamo passati da aver freddo ad aver caldo, per questo stiamo assestando un po' l'abbigliamento. Da qui passa a sterrata, circa 1,5 km di asfalto si fa da Edolo a qui.
Guarda, c'è una birreria, Ma che bello! ma è chiusa. Veramente? Vabbè, sono le 10 di mattina, dai, scusa. Ma infatti nessuno dice niente. Il gatto nero. Che bello! Tutta l'acqua che è mancata in alcune tappe della via Ghibellina o della via di Francesco l'abbiamo trovata sul cammino di Carlomagno. Il cammino di Carlomagno è una sicurezza, potete fare anche d'estate, c'è acqua, ci sono tanti punti in ombra. Ora la ciclovia Carolingia con la K. Guardate quell'albero lì dove è appoggiato, qua sotto è tutto vuoto, questo non... Mi spiace per te caro albero che sei tanto alto, ma non ti vedo tanto bene. Sembrava una fenditura naturale, però dentro c'è un muro, non so se fidarmi a entrare, è tipo i crotti della Valtellina dove mettevano a stagionare, però non ho la luce, sì, qui continua. Però non ho luce, non ho dietro la pila frontale, chissà cosa c'è qua. Se era un annesso agricolo, un riparo per gli attrezzi o se ci tenevano davvero qualcosa da stagionare. Si vede una cascata là sotto. Vediamo se la vediamo meglio da qua. Questa qui sotto è D'Avena, dove è nata la famosa Cristina delle sigle cantori. Vuoi pedalina, no? O Pedavena? No, è D'Avena e basta. D'Avena, un chilometro, un po' meno di un chilometro, c'è Vezza d'Oglio davanti a noi. Vezza d'Oglio. Ma noi ci passiamo da sopra. Se volete il timbro dovete scendere giù in paese o se dovete andare a comprare da mangiare al bar, al ristorante. Ecco qua, d'altra parte abbiamo iniziato mi sembra a gennaio il cammino di Carlomagno in inverno e lo terminiamo in tardo autunno. Qua siamo sopra Vezza d'Oglio e sull'altro versante dove ci sono tutti i boschi passa la via Valeriana che però rimane un pochino più all'ombra rispetto al cammino di Carlomagno in questa tappa perlomeno. Infatti deve fare bel freschino sulla Valeriana oggi perché è tutta all'ombra nel bosco mentre noi abbiamo dei bei tratti di sole. Sono quasi la guardia, sì, ce ne andiamo, la miseria.
pecorelle agnellini e Carlo Magno. A noi scodinzano. Guardate che area picnic, cioè la fontana degli alpini, freschissima deve essere, e guardate quanti tavoli, sono anche nuovi, tavoli, panchine disseminati ovunque, fin giù alla chiesa. Perfetto, qui si può scegliere solo all'ombra. Noi, visto che è novembre, fa freschino, ne prendiamo uno al sole, inauguriamo quello. Ho finito di pranzare, lasciamo l'area di sosta attrezzatissima e qui si braccia seriamente. Adesso là l'hanno chiuso per la stagione. Lì un altro fuoco, qui ancora. Qui si può appendere il pentolone proprio. A parte che era una di soste per 50 persone e allora ci sta che abbiano. Che bella serpina. Questo cos'è? Qui altra fontanella. Questo qui è il paradiso. Vabbè, del picnic. paradiso dei picnic. Cos'è? No, non è. No, non è una cappellina, è semplicemente niente, è un ricovero per attrezzi, non so. Quanto è bello questo posto. Bellissimo. Non so dove siamo, ma è bellissimo. È a San Genesio. San Genesio. A 25 minuti dopo Vezzadoglio in direzione di Edolo, in direzione di Ponte di Legno. Quel nucleo ex nucleo abitato che abbiamo appena passato era il Pedenole a 1257 metri di altezza. Direi che la neve è arrivata a 200 metri più in alto rispetto a dove siamo noi, sull'alto versante soprattutto. Cammino se non c'è il guado pellegrino, eh? Dai dai! Su? No, questo era facile, dai! Poi anche le bacchette, dai! Siamo a Plaza de Hic o cose del genere. Qui c'è un bel gazebo. Siamo a 7 km, meno di 7 km da Ponte di Legno. Adesso davanti a noi abbiamo Vione, poi c'è Temù e poi c'è Ponte di Legno. Che deve essere bellissimo. Perché? Sai come si chiamano gli abitanti di Temu? Non lo so, andremo a cercarlo su Wikipedia. Vione, eccoci qua a Vione. La chiesa di Sant'Alessandro tra Vione e Temù. Ecco Temù. Noi ci passiamo lontano perché gli abitanti di Temù sono i famosi temuti, per cui sono pericolosi, stiamo lontani. No, è una stupidata, vero? Oh, sono stanco, Mamma mia.
Allora chiediamo all'altra metà dei due in cammino come si sente a terminare l'ennesimo cammino, il cammino di Carlo Magno. Sono emozionata e anche un po' stanca. Beh, è una tappa difficile questa, è 23 km con 1400 metri di salita. Non me lo ricordare. E comunque ti è piaciuto il cammino? Molto molto bello. E poi tanta acqua e tanta ombra. Ecco. Quindi l'estate si può fare. Esatto, quindi c'è tanta acqua per cui non avete bisogno di caricarvi troppo. È praticamente ombreggiato per cui va bene anche nel periodo caldo, è segnato bene. Sì, ho voglia. E poi comunque i curatori del cammino, Andrea e Antonio, sono molto disponibili, Sì. danno sul sito, cioè sul gruppo di Facebook e sul sito danno informazioni circa lo stato del cammino, se c'è qualche problema, se c'è Allora, scritto il libro, la guida. ancora la guida, se c'è qualche deviazione, di solito loro sono abbastanza tempestivi nel segnalarlo. Sì, sì. Ecco, questo è un cammino fatto bene. Poi la Valeriana che Anche la Valeriana. quindi Ecco, l'unica cosa che manca su questo cammino sono accoglienze, diciamo, economiche. Bisogna fare praticamente tutto in bed and breakfast e alberghi. Vabbè, dai, si può fare, comunque non è lunghissimo. PA, gli ultimi 2,5 km. yeah! Ponte di legno, eccolo là. E guarda, tutta discesa fino al centro del paese. Si è alzato un bel venticello fresco, qui ci si rimette la giacca a vento, e poi una bella tisana calda. Vediamo tanto se riusciamo a prendere l'autobus. Vediamo.